Io lo amo sinceramente, questo mio, Si vede perché chiamiamolo piccolo laboratorio, piccola torrefazione, come vogliamo, però sinceramente quando consegno una confezione di caffè che uno mi dice guarda, riesco bello, non mi dà nessun tipo di problema, forse un po' esagerato, ma io quando tosto mi sembra di avere, infatti dico sempre, voglio tosto con il cuore perché mi sembra il caffè, vederlo all'interno di questo macchinario che gira, mi sembra come un bambino in una culla, devi cullarlo, devi sentirlo tuo, non so dire altro, sì, ma è la relazione, è la sede principale di Rio Caffè e quindi abbiamo realizzato questa intervista per raccontare uno dei primi prodotti approvati dall'agricoltura energetica, quindi dal nostro gruppo di lavoro, e esaltare tutta la parte etica sostenibile e di valore nutrizionale energetico del tuo caffè, perché hai aderito a questa iniziativa e collaboriamo aiutandoci uno con l'altro. Dai Lorenzo, raccontaci un po' per della tua me avventura. la mia avventura è quella di mettermi nel settore del caffè, volevo fare qualcosa di diverso, prima di tutto non volevo chiudermi in una fabbrica, in posti del genere. L'ambizione era quella di fare un prodotto a marchio mio, in modo da poter vendere un prodotto che nel bene e nel male il responsabile sono io. Nelle tue mani, vuoi creare, Qualcosa vuoi di mio sviluppare. effettivamente. Trasformare un prodotto, quel caffè è un prodotto che arriva da molto lontano, perciò prendersi cura di un prodotto di alcune fazendas, piantagioni dove ci sono ancora persone che coltivano in modo equo, solidale e che il loro sostentamento di vita è dato proprio da questo prodotto. Perciò prendendoci cura di quello che loro mi mandano, io cerco di trasformarlo nel migliore dei modi, Certo. creando delle nuove miscele oppure vendendo anche il monorigine. Questo è il mio sogno di sempre. La tua mission oggi, la tua missione, ma anche passione, come abbiamo detto, con cuore e con tanta dedizione, ricerca continua. Esatto. Lorenzo, raccontaci in 2 parole la storia di 40 anni. In 2 parole. Sfida. Dai, raccontaci un Diciamo po'. che l'idea mi è nata vendendo caffè a domicilio. Vendevo caffè per altre aziende, non faccio i nomi perché non è giusto. Va bene. Però l'idea era quella di fare qualcosa di mio, personalizzato, no? Avendo fatto scuola di case aria, il palino era quello di mettere le mani nei prodotti, Certo. non solo vendere il prodotto già confezionato. Lavorare la materia prima. Esatto. Okay. Esatto. Da lì sono partito a militare nell'82, parlando con il maresciallo della caserma, ho espresso il mio desiderio. Lui mi fa: guarda che c'è una persona che conosco che ha una piccola torrefazione che si è ingrandito e vuol vendere il macchinario da 30 kg. Dopodiché ero entusiasta di questa proposta, sono tornato a casa, faccio ai miei genitori: c'è questa opportunità, cosa dite? Se ci credi falla, ti daremo una mano nel modo più possibile, chiaro, e vediamo di farla. E qui sei partito con la prima macchina e hai iniziato a tostare, a fare il tuo caffè. Sì, esatto. Diciamo che la prima tostatura è andata bruciata, non per causa mia, ma perché il macchinario, lavorando a 380, era stato invertito le fasi. Al momento dell'estrazione il tamburo girava all'incontrario e lì ci siamo accorti di aver bruciato tutta la quota. E l'esperienza la fai. L'esperienza di quegli anni nell'83, buttare via 800.000 lire per noi erano soldini, certo, per uno come me. Eri appena partito. Esatto. Bon, da lì ho iniziato poi a fare le mie miscele, consegnare per le famiglie, continuavo sempre quel tipo di lavoro lì. E l'idea era quella di ingrandirmi vuol dire andare nel settore oreca. Certo, iniziare a servire nuovi clienti, nuovi canali. E in questi 40 anni, quindi oggi nel 2024, Rio Caffè che gamma di prodotti ha, che caratteristiche ha? Ecco perché io chiaramente, oltre alla parte energetica di cui parleremo più tardi, che è la caratteristica speciale di questo caffè, ma che varietà fai, che tipo di servizi offri? Okay.
Allora, noi varietà facciamo dal monorigine a delle miscele composte. Comunque prevalentemente cerchiamo solo caffè selezionati. Il nostro metodo di tostatura è un metodo un po' più lento rispetto agli altri. Facciamo la tostatura separata, vuol dire per tipologia diversa di caffè, e poi vengono miscelate, bilanciando adeguatamente, cercando anche di migliorare ogni qualvolta faccio queste miscele, di capire che prodotto vado a consegnare ai miei clienti. Una volta testato il prodotto, verrà fatta la distribuzione, ricevo dalle persone, dai clienti, dei feedback, e dopodiché su quella base lì mantengo la mia miscela, no? Chiaro. Però il mio cruccio è sempre quello di fare nuovi prodotti, inventarmi sempre qualcosa di nuovo. Ogni tanto sperimento delle miscele nuove e faccio assaggiare a delle persone per capire se vale la pena, e anche perché sono una persona che mi piace, sono curioso di avere sempre nuovi stimoli, soprattutto di dare alla clientela non sempre il solito prodotto, ma far capire che ci sono alternative diverse ed è giusto cambiare ogni tanto la qualità del caffè. Un'altra cosa che mi aveva molto colpito era la tua ricerca dei fornitori, di aziende particolari. Ci puoi parlare? Quanto riguarda... Senza dire troppi segreti, perché comunque... non ve li dico. Esatto. Diciamo che i fornitori da 30 anni è uno specifico, che ci siamo conosciuti, ha avuto fiducia in me, e diciamo che è giusto anche dirlo, che il pagamento con lui è sempre stato con una stretta di mano. E questo è uno dei rapporti che a me... Di quelli antichi che funzionano, esatto, e che sono autentici. Esatto, dobbiamo avere rispetto per tutti e due. Dopodiché ho conosciuta nel 2023 una signora che ha una piccola azienda di 17 ettari, dove ci sono 18 famiglie che lavorano. È un caffè dell'Honduras. Questo è un prodotto che viene lavorato totalmente a mano, senza fertilizzanti né pesticidi. Quindi sostenibile a livello anche ecologico di altissimo pregio. Questo prodotto io quando lo vendo, adesso sto facendo la nuova etichetta, però mi piacerebbe trovare la sfumatura di ringraziare tutti quei clienti che quando acquistano quel prodotto lì non fa solo un bene alla Rio Caffè, ma facciamo un bene anche a questi persone campesinos che collaborano in questo progetto ecosostenibile, giusto ridistribuire, tra virgolette. Un prodotto di vendita per me non deve essere solo un prodotto economico, l'economia serve, il fattore denaro ci sta perché se no un'azienda non va avanti, però alla base ci deve essere l'umanità e la voglia di dare qualcosa di diverso, che sia veramente umano, ecco. Sì, infatti rispetto della natura, rispetto delle persone, anche ridistribuire, ma poi la qualità, come dicevamo, oltre a tutta la ricerca, i mix e l'energia di questo prodotto, che si sente che è un prodotto molto particolare, ricercato, ed è giusto riconoscere tutta questa parte, perché comunque si fanno continui investimenti, ricerche, tempo. Ecco, l'idea noi che abbiamo avuto di approvare una serie di prodotti limitati è proprio rivolta al fatto che vogliamo enfatizzare il ruolo che voi avete come produttori nel sostenere queste aziende, appunto, che sono aziende familiari, artigianali, dove tutta la qualità è al centro, il rispetto, e poi di fare capire agli altri di lavorare sui sensi. Ecco, anche questa è un'altra cosa molto importante, quindi nelle degustazioni, nel rito del caffè, bisognerebbe veramente prendersi un po' più di tempo per ascoltare. Questo a noi, diciamo... Il caffè, anche se lo beviamo in modo veloce o fugace, ricordiamoci che è sempre un'arte, È un'arte che devi scoprire tutti i giorni, cioè è un'arte che nasce dalla tua passione del lavoro che fai. Non puoi dire faccio un prodotto tanto per fare. Difatti la nostra azienda vuole rimanere per sempre un'azienda artigianale. Non ho ambizione di conquistare il mondo, a me non interessa conquistare il mondo. Ti rivolgi a quelle persone che sinceramente abbiano desiderio di provare dei prodotti dei prodotti validi, particolari, esatto. Che comunque hanno
delle caratteristiche che difficilmente senti sugli altri prodotti. Questo almeno è stata la mia prima sensazione, ma anche degli altri degustatori, perché proprio questa caratteristica di andare a valutare con la nostra sensibilità i tuoi prodotti è stata molto importante, anche come confronto, ma anche come momento di mi concentro, sento che memoria mi stimola questo caffè, e devo dire che ecco, sull'Arabica 100%, che è fondamentalmente questo dal quale siamo partiti, si sente veramente la storia che hai raccontato di questi campesinos, piuttosto che comunque del centro, del Sud America, e poi degli odori, dei sapori che difficilmente trovi su altri prodotti. Dopodiché la stessa logica è stata applicata anche sugli altri prodotti. Oggi quindi quanti caffè fai più o meno? Quante tipologie? Più di una proponi? decina. Più di una decina, ok, bene. Quello che posso, scusami se interrompo, certo, vai. Che prima mi sono dimenticato. Il primo feedback che mi davano i clienti quando hanno iniziato a bere il nostro caffè, che dicevano era diverso dagli altri, ma quello che mi ha colpito sempre e che voglio che rimanga sempre, che non dà loro fastidio allo stomaco. E questo chi è un segnale di qualità, di livello, perché in effetti i problemi di digestione, quando un cibo non è compatibile con un essere umano, poi lo vediamo, digestione, mal di testa nei vini, negli alcolici, o anche su certi cibi, perché poi ti interrompono i cicli vitali naturali. Oltre all'energia, perché comunque adesso anche questo che ho bevuto già da diversi minuti persevera, e comunque il sapore nella bocca per un bel po' di tempo, e quindi anche il fatto che ti rimane questo sapore, questo in particolare che abbiamo assaggiato adesso, mi lascia molto retrogusto di liquirizia, comunque delle belle sensazioni rotonde, e quindi l'invito è di provare, di concentrarsi sui sensi, di lavorare un po' sulla ritualità del caffè, ma anche di prendersi il tempo di ascoltare se stessi, di ascoltare e capire poi la differenza tra le varie tipologie e quello che offre il mercato. Allora ti chiedevo, ma qui quelle 3-4 caratteristiche sostanzialmente che troviamo solo nella Rio Caffè, quindi oltre a questa super selezione dei fornitori con questi rapporti di sostenibilità e di amicizia, questa ricerca continua, quali sono le altre caratteristiche che ti contraddistinguono, Lorenzo? I valori, raccontaceli. Per me sono importanti i valori, cioè soprattutto anche per quanto riguarda le fonti energetiche, cercare di sempre prodotti rinnovabili, dall'energia pulita. Il nostro imballo, sinceramente, lo vediamo in questo cartone. Prego, prendilo così ce lo illustri. Qualcuno mi dice, ma investi intanto in una scatola del genere? Il prodotto, secondo me, che metto qui all'interno è valido e importante. Forse per me è importante, ma deve essere importante anche per il cliente. Sulla scatola c'è scritto il buono che ha cura dell'ambiente. Quando noi consegniamo un prodotto, il cliente quando lo riceve capisce che è un prodotto di un livello alto, e c'è scritto anche una doppia protezione. Ma perché una doppia protezione? Perché io voglio che quando arrivi a casa il tuo caffè ci sia una protezione adatta che lo conservi sia nell'imballo ma anche nell'imballo finale. Questa scatola ha un costo sì un po' elevato, ma non ha importanza, ripeto, non è solo il fattore economico che noi guardiamo. Dobbiamo stare sulla qualità. E questa è una scatola che viene riciclata al 100%. Piccoli dettagli che però contribuiscono. Fanno la differenza. Ecco, l'altra cosa che mi aveva colpito molto era comunque il fatto di, essendo un'azienda artigianale, hai delle rotazioni comunque molto veloci, proprio perché riesci a dare un prodotto fresco di livello molto alto. Sì, diciamo noi sappiamo quali sono le nostre vendite, perciò la tostatura è settimanale, facciamo quello che ci serve. Nel periodo estivo ne facciamo di più perché abbiamo per fortuna le spiagge che ci danno una mano, però effettivamente non facciamo stoccaggio. Il nostro caffè viene tostato, lasciato riposare una settimana, dopodiché è confezionato
E macinato, soprattutto nel macinato, se voi vedete, non lo mettiamo sottovuoto, perché il sottovuoto serve per la grossa distribuzione, che i tempi sono più lunghi. Mesi, anni. Esatto, no, diciamo così. Mesi. Però il nostro prodotto, quando vi arriva a casa vostra, non ha più di una settimana. E quindi è va veloce, va consumato e confermo che c'è proprio un decadimento anche della parte energetica giorno dopo giorno, Certo. quindi se io mangio una cosa che ho appena raccolto ha un certo tipo di sapore, profumo, energia, se mangio una cosa dopo una settimana, un mese, è completamente diverso, ecco, nonostante i processi di conservazione, le strategie. Ecco, quindi qua sono tutti elementi particolari. E l'ultimo, dai, daccene un altro che ti contraddistingue. Forse un po' esagerato, ma io quando tosto mi sembra di avere, infatti dico sempre, voglio tosto con il cuore, perché mi sembra il caffè, vederlo all'interno di questo macchinario che gira, sembra come un bambino in una culla. Devi cullarlo, devi sentirlo tuo. Non so dire altro, sì, è la relazione con la materia prima. Perché bisogna rispettarla questa materia prima, una materia prima che è stata rispettata anche da chi l'ha prodotta. Cioè, dall'origine fino alla trasformazione. Perciò, esatto, io me lo sento mio quando arriva all'interno. Sono le tue creature queste. Esatto. Allora Lorenzo, qua abbiamo alcuni dei tuoi prodotti che hai in gamma, raccontaci un po' più di dettagli, come nasce questa arabica, come è realizzato. Beh, la nascita dell'arabica è sempre dovuta alla curiosità di fare una selezione del crudo, tostarlo in modo separato e poi unire le varie qualità assieme, cercando di bilanciare i loro aromi e i loro sapori per creare un qualcosa di diverso che in moka deve esaltare tutti i profumi. Naturalmente un caffè adatto per quelle persone non di fretta, ma che la moka, per me la moka è il simbolo del caffè italiano, deve essere sempre bevuto con una certa calma, assaporato, prendersi del tempo in poche parole per degustare tutti gli alimenti andrebbero degustati in una certa maniera. Ci vuole molta attenzione per poi goderselo e sentire, come ti dicevo, su questo in particolare la mia sensazione è stata proprio di foresta, di natura. Qua sì, esatto. si sente, diciamo che non è natura, merito mio comunque. Oltre all'amore che c'è l'amore dietro. io ci metto, ma il merito è dovuto a chi coltiva questi caffè speciali. Certo. Perché sinceramente loro lo fanno per il loro sostentamento e non hanno bisogno delle grosse quantità, ma hanno bisogno del sostentamento per la loro famiglia. Infatti a volte mancano i lotti perché questa è la produzione e oltre a questa non ce n'è. Ad esempio su questo Santos cioccolato, qui c'è un retrogusto di cioccolato. Anche qui viene usato un Santos particolare che ce l'ha solo questo importatore. Okay. Finito questo non ce n'è altro. Io non vado a mettere un'etichetta su un Santos che non c'è. No. Ci sarà questo e punto e basta. L'incarto è un po' diverso rispetto a questo. Questo viene fatto in confezioni da 250 grammi perché un caffè, essendo delicato, va consumato nel più tempo breve possibile. Chiaro. Naturalmente questo è un caffè indirizzato a palati esigenti, ma non solo ai palati esigenti, dovrebbero averlo tutte le possibilità. Per chi vuole esplorare si consiglia comunque di provare. Di provare. Tutti i caffè monoresini sono caffè secondo me da esplorare e da provare, di capire, perché a volte bevendo un caffè monoresine ti medesimi anche dal posto dove arriva. Dietro c'è una piccola descrizione del prodotto, da dove arriva, come potrebbe essere fatto e quali sono le sensazioni che puoi sentire. Se tu ti abitui leggendo e ascoltando te stesso, potresti anche sentirle queste sensazioni che trovi sicuramente le risentiamo, ci risvegliamo e lo spirito proprio di questa iniziativa di parlare di gusti, sapori, energia è rivolto a stimolare le persone nella sperimentazione, nel ritrovare quei sensi che a volte sono un po' perduti a causa della vita stressante che facciamo. Ma il caffè non ci deve servire solo come carica mattutina, ma anche come rito e come momento per stare assieme, scambiare chiacchiere. Ecco, se c'è dietro una storia ancora così intensa, tanto meglio, dall'origine alla trasformazione. Allora, siamo qui con Lorenzo che ci racconta un po' di caratteristiche di questa locomotiva, come l'abbiamo chiamata appena uno la vede,
No, sembra proprio una locomotiva a vapore, ma non lo è. non lo è. In realtà lì prendi la tua materia prima e, come dicevi, col cuore la accompagni nella sua trasformazione. Esatto. Che caratteristiche ci sono, quindi? Allora, se partiamo dalla prima macchina a tamburo, questa è la tecnologia ha fatto un passo avanti, no? Questa è sempre una torrefattrice, tostatrice, torrefattrice come vogliamo chiamarla. Il procedimento più o meno è lo stesso, solo che questa azienda qua fa tostatura, si chiama Vortex, Equalizer. In poche parole, anche se a me dispiace un po', sinceramente, tutti i fumi vengono riciclati, nell'atmosfera non va fuori niente. Non abbiamo la possibilità più di sentire il profumo del caffè a fine tostatura. Ma al di là di questo c'è un altro vantaggio, c'è un risparmio di energia, consumiamo meno corrente, meno gas, meno tutto. L'altro fattore importante è che qui tostiamo il caffè ad aria calda, dove il tamburo, non abbiamo più la fiamma sotto il tamburo, ma viene messa direttamente all'interno del tamburo rotante. Tu la puoi gestire con delle ricette a tuo piacimento, trovi la quadra come intendi tu, poi memorizzi le qualità di tostatura e ripeti continuamente. Per cercare anche se devo dire che a mio avviso ogni lotto di caffè non è mai uguale, è diverso dall'altro. Certo, perciò sia per la materia prima che le caratteristiche anche climatiche possono cambiare, ma ecco, da quanto tempo? Qui 40 anni che fai questo mestiere, questa macchina quanto tempo nel ha? 2019, poco prima del Covid. Quindi mi sono messo, quasi 5 anni. Mi sono messo in testa di fare questo debito perché lo sentivo, lo volevo, di andare avanti e adesso ti dà soddisfazione comunque rispetto alle tecnologie precedenti. Ti ha semplificato anche il modo di lavorare? A parte è semplificato il modo di lavorare, ma sento che il caffè ha un sapore diverso e sa anche a volte di nocciolina. Cambia quella la qualità. Quei sensi che dicevamo che vanno stimolati, vanno aperti per percepire queste caratteristiche. Diciamo che la tecnologia, se studiata bene, funziona e dà sempre ottimi risultati. Dopo sta a noi metterla in pratica. Chi è che produce queste macchine? Un'azienda di Rovigo, Occhiobello. Era una piccola azienda italiani. Sì, piccola azienda artigianale, adesso esporta in tutto il mondo. Beh, complimenti, anche perché così aiutiamo i nostri compatrioti, diciamo. Bene, allora, altre caratteristiche speciali di quello che succede in questo locale? Al di là della tostatura è che noi una volta tostato il caffè lo mettiamo nei sacchi di nylon, lo facciamo raffreddare direttamente dalla macchina, lo mettiamo su dei sacchi di nylon. Diciamo che c'è un passaggio energetico che abbiamo visto comunque anche dalle prove delle degustazioni, che accentua tutta una serie di sensazioni e sapori e mantiene anche nel tempo, perché come raccontavamo c'è un decadimento sia della parte odori, sapori, profumi, ma energetica, che invece in questo modo teniamo alto e quindi è interessante lavorare in certo modo per esaltare anche tutto il lavoro che c'è dietro, perché è giusto non perderlo direttamente subito in poco tempo. Conoscendo questa strategia l'ho messa in pratica e ne sto ricavando i risultati, li vedo sinceramente da subito. Si sente e quindi siete invitati a sperimentare, come abbiamo detto, sia sui blend che sulle monoculture. Se posso dire, ho dato dei campioni a dei clienti storici, senza dire niente, ho fatto assaggiare questo caffè, che era lo stesso di prima, e tutti si sono accorti che hanno detto c'è qualcosa di diverso, più morbido, più amabile e con un gusto più intenso. Persone che veramente io stimo perché sanno quello che dicono e effettivamente mi dà orgoglio di aver messo un altro elemento in più nella mia lavorazione. Tecnologia italiana qui a chilometro zero, tra l'altro, perché Alessio è stato lui che
che mi ha fatto questa ha fatto proposta, conoscere certo. questa iniziativa. Bene, E ottimo. posso solo che ringraziarlo, perché alla fine Certo. dare un miglioramento, un prodotto di qualità, ed è giusto agevolarlo assieme ad altre alternative che diano dei risultati migliori per quanto riguarda dal punto di vista mio. Queste storie di caffè sono interessanti, questi aneddoti di questi clienti che ti danno questi feedback. Dai, raccontaci qualche particolarità. Mi danno la carica per continuare per questo tipo di strada, cioè rinnovarmi sì, però rinnovarmi sempre con prodotti sostenibili, Certo. di qualità, aiutare quelle persone che effettivamente quando coltivano un prodotto lo coltivano con quel senso che ho io, coltivarlo col cuore, fare qualcosa veramente di umano, diciamolo così, perché la verità è vendere il caffè, siamo tutti bravi a vendere il caffè, però bisogna venderlo anche con uno spirito interno, io dico questo, no? Certo, Io lo amo sinceramente, questo mio... si vede perché... Chiamiamolo piccolo laboratorio, piccola torrefazione, come vogliamo, però sinceramente quando consegno una confezione di caffè che uno mi dice guarda, riesco a berlo, non mi dà nessun tipo di problema, non è acido, non dà sensazione di amore, mi dà quella spinta che potrebbe venire qualcuno a offrirmi del caffè a meno soldi, visto che adesso il caffè è in crescita continua, direi comunque di no, perché andrei contro la mia sensibilità e andrei contro i miei valori di sempre. Beh, comunque è bello quando un cliente ti dice ho sentito questo, ho sentito quello, riesco a digerirlo, riesco a percepirlo. Beh, potrei dire che ho una grossa soddisfazione di un cliente olandese che in Olanda si trova caffè anche a meno soldi. Lui è da un paio d'anni che compra da noi, è partito con poco, ma ogni volta che viene aumenta sempre la sua quantità. Certo. Perché anche lui fa fatica a inserirlo per il fattore prezzo, però ci sono dei clienti una volta che li hai educati non riescono più a bere un altro tipo di caffè. Chiaro, si apprezzano. E allora dico sarà non solo fortuna. No, beh, la qualità viene riconosciuta, viene ripagata secondo me nel tempo. È anche giusto lavorare su questa direzione, soprattutto ora che abbiamo bisogno di nutrirci con cibo di qualità, ad alta energia, acque di un certo tipo. Diciamo che tutto il nostro ecosistema ha bisogno di una bella spinta per contrastare. Secondo me l'alimentazione è la prima medicina. Se è sana l'alimentazione, forse non abbiamo bisogno di tante altre medicine. Assolutamente, concordo in pieno. Quindi alimentazione, acqua, luogo dove vivi e relazioni che siano senza troppo stress, perché sennò siamo rovinati. È come appunto se prendi una pianta, la metti in un luogo che non è il suo, farà fatica, si ammalerà. Quindi anche lì è importante avere le piante nei luoghi giusti, andare a ricercare queste materie prime, sostenere chi lavora in un certo modo e poi fare circolare anche questa economia tra di noi, perché è importante che ci sia appunto un riconoscimento dei lavori, dei valori, delle qualità. Più persone lavorano in questo modo, più tutto gira e soprattutto abbiamo anche modo di reinvestire in queste ricerche, nelle nostre passioni e portare avanti questi discorsi con sempre più aziende e anche clienti. L'obiettivo è mettere in contatto le aziende con i clienti, enfatizzando la qualità, l'energia e tutta la storia di ecosostenibilità che Lorenzo ci ha raccontato. Il cliente sarebbe secondo me colui che potrebbe fare crescere un'azienda oppure no, perché è chi compra che decide se è giusto comprare un prodotto o no, secondo me. Giustamente. Se è un prodotto che non va, sarei il primo a dire non devi comprarlo perché se non ti piace non va. Al di là di tutto questo tipo di sistema che io chiamo ecosostenibile oppure limitato, ma fa bene anche alle persone che producono in una certa maniera, perché sinceramente ti fa bene il tuo stato d'animo a fare un prodotto che dici ok, ho venduto un prodotto, mi dà da vivere
ma sinceramente ho venduto un prodotto valido a una persona Certo. che può far piacere, che comunque non deve creare dei problemi di salute allo stesso. No, insomma. questo è importantissimo, sempre di più oggi la qualità del cibo, la qualità di tutto quello che noi assumiamo è fondamentale per la salute, come dicevamo. È chiaro che bisogna educare, bisogna provare, sperimentare e quindi siete invitati a testare, a mettere alla prova e dare feedback proprio come contributo. E poi, come dicevi tu, i clienti hanno il potere di spostare comunque Ma il cliente le loro no, decisioni. ti può anche aiutare a migliorare, perché se uno ti dice guarda questo prodotto sento qualcosa di diverso, il cliente ti dà, diciamo, un libro che ti istruisce a migliorare il tuo prodotto stesso, perché senza il cliente tu non riesci a capire se stai facendo un buon prodotto. Il cliente secondo me deve dirti guarda hai sbagliato qualcosa, è la miglior cosa che sia. Un cliente che non dice niente, secondo me, a volte È fondamentale. lo perdi, prima o poi lo perdi. Lo vedi perché dopo non ti fa, non continua più a ordinare oppure non porta avanti la relazione. Esatto. E questo anche per noi è stato fondamentale perché alla fine impari sul campo, molte cose le impari strada facendo e grazie proprio ai riscontri che ti danno sulle produzioni, poi sulle annate, perché ogni volta ogni lotto è differente. Bene, dai, allora grazie. Grazie a voi. Grazie È stato un dell'ospitalità, piacere. complimenti per l'energia e il cuore che viene messo in tutti i vari passaggi e quindi cerchiamo di aiutarti nella divulgazione di questi metodi, di questi approcci e siete tutti invitati a provare il caffè di Lorenzo. Grazie, aiutate me sinceramente, ma di riflesso aiutiamo anche chi ha bisogno più di me, sinceramente. Quindi complimenti perché oramai sono 40 anni sopravvivere in questo mondo. Forse perché i veneti sono tenaci. Sono tenaci, robusti, avete superato periodi anche complicati, ma la determinazione, anche il rispetto, no? Quando uno ama il proprio lavoro, secondo me Le cose vanno, facili, fluiscono. esatto. Non ci spaventa le difficoltà. Bene, allora da Teglio Veneto vi salutiamo e guardatevi queste chiacchiere con Lorenzo che fa un caffè incredibile.